Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua insieme a me sul canale Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e alla tecnologia IT che piace a me e spero che piaccia sempre a voi ragazzi. E in questa puntata andremo a vedere un softwareino interessante. Tra l'altro nei commenti dei precedenti video qualcuno mi aveva chiesto ma perché non puoi approfondire questo tema? Ce l'avevo da un po' di tempo, ma no, in saccoccia, ma questi software sono a volte un po' acerbi e quindi aspetto un attimo prima di farveli vedere perché altrimenti l'effetto non sarebbe proprio dei più piacevoli. E quindi oggi andiamo a vedere di che cosa parliamo. Torniamo a parlare di soluzioni RAG, ovvero di quelle soluzioni che si chiamano Retrieval Augmented Generation, un nome mostruoso per dire che cosa? Per andare a recuperare le informazioni che abbiamo all'interno magari del nostro disco, documenti o istruzioni per l'uso, eccetera, per poterle utilizzare come base di dati su cui puoi interagire con un'intelligenza artificiale, ok? Il più delle volte utilizziamo l'intelligenza artificiale per futili cose. Questo è uno dei contesti più interessanti perché sfruttiamo delle informazioni locali per ottenere delle risposte più centrate e mirate per risolvere magari un'esigenza specifica. Okay? Quindi è un caso d'uso, mi piace avere dei casi uso reali e non le solite menate stupide. Quindi torniamo al prodotto, si chiama RagFlow, è un prodotto open source, lo trovate su GitHub e rispetto ad altre soluzioni che tra l'altro poi vi lascio qua nei link di cui abbiamo già parlato, è una soluzione completa, ok? È un prodotto che ha quasi tutte le funzionalità che potremmo desiderare, anche quelle per lavorare a livello aziendale, perché è possibile collaborare con più persone allo stesso documento, alla stessa base di dati, è facile da installare perché si utilizza Docker Compose, si può usare localmente sfruttando varie soluzioni. Quella che userò io è con Ollama installato a parte, quindi basta solo poi andare a digitare l'endpoint di Ollama e a differenza di tante altre opzioni è un prodotto che si sta muovendo molto velocemente, ok? È in sviluppo continuo, aggiungono nuove funzionalità, cercano di realizzare un qualcosa che sia business oriented, ok? Quindi non è una roba da hobbista, non è una roba per perdere tempo, stanno cercando di fare un prodotto veramente funzionale. Poi è ovvio, siamo ancora nei primi passi, quindi non è esente, non è proprio magari bulletproof, ma è un buon inizio, mettiamola così. A differenza, scusate, prima di tutto magari facciamo anche un recap di che cos'è una soluzione RAG, no? Abbiamo detto che ci permette di lavorare con i documenti che abbiamo noi a disposizione e quindi normalmente il concetto RAG ci permette di prendere questi documenti, andare a tagliuzzarli in piccole, tutto il testo che c'è all'interno del documento viene tagliuzzato, questo testo che viene tagliuzzato viene preso e trasformato in quelli che sono gli embeddings, quindi una specie di numeri che sono intellegibili da un modello LLM e a questo punto noi possiamo poi fare delle domande e sfruttando queste informazioni che stanno all'interno di un database che può essere un ChromaDB, va a darci le risposte contestualizzate col documento che gli abbiamo dato in pasto. Ok, questo molto velocemente per fare un recap, comunque vi lascio sempre il link qua sopra. Andando a vedere le feature di RagFlow, come vedete ce ne sono parecchie, io le ho condensate, solo le più interessanti, le più importanti, ma il ragionamento di fondo è poter andare a mettere all'interno di RagFlow tutta la documentazione che noi abbiamo
e sfruttando varie tecniche, self-reg, Raptor e re-ranking, eccetera, ci permette di ottenere poi delle risposte più sensate e meno inventate. La cosa carina è che supporta, non è proprio una cosa banale questa, supporta il fatto di importare documenti di varia tipologia. Quindi io posso avere dei documenti standard scritti in Word, delle presentazioni, dei documenti scientifici, dei documenti in Excel, eccetera, e ogni documento comunque ha un template differente, e per migliorare l'accuratezza nelle risposte, nella comprensione del testo, Ragflow va a fare un OCR e un'analisi del contenuto in base alla tipologia di modello che noi abbiamo definito. E quindi si spera che la risposta sia sicuramente meglio che buttare dentro dei documenti senza una reale, formattazione. Ci permette di visualizzare le citazioni o comunque le informazioni da dove sono prese, ok? Direttamente quando ci dà le risposte. Molte soluzioni già fanno così, non è una roba fantascientifica questa, ma comunque è molto importante. Può essere configurato con più modelli, sia per la parte di embedding che per la parte di chatting, quindi di risposta. Posso usare Olama, posso usare ChatGPT, eccetera, eccetera, però la cosa che a noi importa è appunto utilizzare i modelli locali sulla nostra macchina, e poi anche la possibilità di andare a utilizzare le informazioni che sono all'interno di Ragflow sfruttando le API. Quindi io posso attaccare un tool esterno che va a chiedere, va a fare le domande direttamente a Ragflow sfruttando le API. Anche questo è molto molto interessante, semplifica molto l'utilizzo di queste tecnologie su magari applicazioni che sono nate per fare altro, ok? Quindi sicuramente ne vale molto la pena. Un piccolo dettaglio sulle tecnologie utilizzate: Self-Rag è un framework che di nuovo va a cercare di migliorare che cosa? Le risposte, evitando di andare a sbarellare, inventarsi dei concetti solo perché il modello che abbiamo utilizzato non sa che pesci prendere, quindi si inventa qualcosa, le famose allucinazioni. Quindi cerca di introdurre dei concetti un pochino più complicati, ok? Però l'obiettivo è di evitare di sfarfallare e dare risposte sbagliate. L'altro concetto è il concetto Raptor, che va a fare che cosa? Questo lavora non tanto sulle risposte, ma lavora sulla fase di embedding e di analisi dei documenti. Quindi quando io do dei documenti che sono lunghi, molto lunghi, con centinaia di pagine, lui cerca di andare a creare un'alberatura dei concetti fondamentali prima poi di andare a fare la parte di divisione del testo e creare gli embedding. Tutto ciò per fare che cosa? Per migliorare chiaramente l'output finale e conoscere il contesto complessivo dell'argomento trattato in quel documento, perché altrimenti rischierebbe il modello di andare di nuovo in sfarfallamento, perché il contesto è troppo grande e perde la cognizione di che cosa stava analizzando dall'inizio alla fine. Quindi queste sono funzionalità che sembrano banali, sono concetti complessissimi, non facili da capire, però noi le troviamo già all'interno di Ragflow, ok? Questi ragazzi stanno continuando ad aggiungere pezzettini per migliorare sempre di più l'output e l'analisi dei documenti. Come lo installiamo? È semplice, andiamo a fare un git clone del loro repository su GitHub. Occhio però, perché ci ho tirato un bel po' di testate, vi conviene mettere anche la direttiva branch e specificare il branch specifico che volete scaricare, perché altrimenti potrebbe venire fuori qualche casino e perdereste un casino di tempo. Dopodiché entriamo all'interno della cartella Ragflow Docker. Basta solo andare a dare il permesso di eseguibilità sulla parte sul file entrypoint.sh e poi fare un Docker Compose app, ok? Quindi teoricamente è molto liscia se non ci sono intoppi, ma se fate quello che vi ho scritto col branch, specificando il branch specifico, dovreste non avere problemi. Quindi se noi prima di andare a vedere come tiriamo sulla nostra macchina Ragflow, andiamo a vedere il loro sito,
su GitHub, vedete che ci sono un macello di informazioni, concetti di base, i punti interessanti della soluzione, come configurare, la roadmap e la documentazione, che è fatta particolarmente bene per essere un progetto nuovo, ok? La cosa interessante, qua c'è anche una demo che volevo farvi vedere, oltre alle feature in maniera più dettagliata, e la parte di analisi del testo, perché sembra di nuovo banale, ma Ragflow non utilizza solo banalmente il testo spezzettato, ma va a fare un'analisi più completa, come vi dicevo prima, sfruttando i modelli, le tipologie di documento, ma anche andando a fare proprio dell'OCR sul documento. Perché? Perché chiaramente ha bisogno di contestualizzare molto di più quello che c'è scritto, ok? Perché tutte queste cose poi serviranno per darvi delle risposte sensate, ok? E qui vedete proprio come lavora lui, come ragiona per estrapolare in maniera molto più adeguata il testo e i significati dai documenti che avete messo. Capite che non è una banalità come potete trovare in altre soluzioni. Qua anche un Excel o comunque c'è un documento che è formato da colonne, righe, quindi è una cosa molto complicata riuscire a estrarre informazioni utili e non che siano immondizia, ok? Immondizia buttata a caso. Quindi questo è molto interessante, c'è tutta la documentazione su come l'hanno realizzata queste funzionalità, quindi vi consiglio, se siete curiosi, come al solito, di guardarle, come anche le referenze sulla parte di self-rag e della funzione Raptor, ok? Ci sono proprio i link a questi paper dove spiegano il tutto, appunto, non è banale, ok? Altra cosa che sicuramente può essere utile è l'architettura della soluzione, perché Ragflow non è solo un unico container, ma ci sono, come al solito, un po' di aggeggini intorno. Per esempio c'è un Elasticsearch, c'è un Redis e un database che va a storicizzare le informazioni. Quindi non è solo una cosetta banale, ci sono più componenti in gioco, quindi è anche più facile che si rompa, quindi è ovvio che vi conviene capire un po' meglio com'è l'architettura di questa soluzione. Andiamo a vedere anche la documentazione e che cosa vi serve per iniziare. Come vi dicevo, la documentazione è fatta particolarmente bene, no? Direi dalla parte di Quick Start, ma anche alla parte di come risolvere eventuali problemi. Come vedete, le risorse non sono tantissime richieste, se chiaramente vi appoggiate a una macchina esterna per fare inferenza, quindi un Ollama esterno o una soluzione online. Però qua avete proprio tutto quanto spiegato che cosa vi può essere utile. La cosa che secondo me ultimamente emerge un po' di più sulla parte di intelligenza artificiale è che i container sono enormi perché chiaramente hanno i modelli, perché si imbarcano con software di qualunque tipo, quindi diventa un container Docker da 9 giga tranquillamente, quindi occhio agli spazi che avete nella vostra macchina quando andrete a testare Ragflow, ok? A questo punto muoviamoci sulla console, tanto per farvi vedere 2 secondi come si fa. Quindi se noi andiamo a fare il git clone, io l'ho già fatto, specificando il branch, vi scaricherà e vi creerà una directory che si chiama Ragflow. All'interno troverete un insieme di file, ma quello che voi dovrete andare a fare è entrare all'interno della directory Docker, ok? Docker, dove avremo il nostro Docker Compose. Ci sono altri Docker Compose, uno è il base, dove ci sono le informazioni di base per creare proprio tutta l'architettura, e il Compose Standard, che è una specie di wrapper, ok? Che include poi il base. Altri Compose sono dedicati al mondo cinese, perché non ve l'ho detto, però questo progetto è formalmente portato avanti da un team cinese, ok? Cercano di scrivere tutto in inglese, ce la fanno abbastanza, però sappiate che arriva dal mondo cinese. Dobbiamo fare chmod del file entry point, ok, un chmod più x per farlo diventare eseguibile, e poi facciamo un docker app, un docker compose app, ok? Quindi se facciamo un docker compose app, i nostri container vengono su e come vedete abbiamo MySQL, Redis, Minio pure,
Elastic e poi il server Ragflow principale, ok? Quindi se sono tutti su, abbiamo la possibilità a questo punto di muoverci nell'interfaccia web e quindi spostiamoci nell'interfaccia web e come prima cosa vi chiederà di creare un account. È un account locale, quindi fatelo pure, vi chiede solo utenza e password e via. Una volta fatto questo, noi entriamo dentro e vi si presenterà questa schermata divisa in knowledge base, poi abbiamo, vedete, a volte ci sono questi piccoli dettaglietti che, ok, è andata via la logget, knowledge base, chat e file manager, e poi la parte di definizione di alcuni parametri fondamentali, quindi il vostro profilo, la time zone, eccetera, e poi i modelli. Questa è la cosa principale, quindi i modelli, la definizione dei modelli in gioco durante l'analisi la dovete fare all'interno del vostro profilo sotto Model Providers. Lui vi dà varie possibilità tra ChatGPT e altre soluzioni online, ma noi ci siamo concentrati su Ollama e per aggiungere un modello su Ollama dobbiamo dirgli add the model, poi quale tipologia per chattare con i nostri documenti o per fare la fase di embedding. Normalmente noi possiamo avere due modelli, no? Su Ollama, uno dedicato all'embedding e l'altro dedicato al chatting. Quindi noi andiamo a definire quello di chat, model name, qui dobbiamo scrivere tutta la pappardella http:// e poi l'IP, no? Su cui raggiungere il nostro Ollama, la porta che non me la ricordo ma dovrebbe essere 5432, una roba del genere, scusate, ho detto una cavolata, dovete metterla qua sotto, base URL, e qua invece il nome del modello, ok? Dovete fare copia e incolla precisa del nome che vi mostra Ollama all'interno della model list, ok? Quindi qua potete mettere un Mixtral, potete mettere quello che volete, e poi qua la parte di URL, quindi dove è installato il vostro Ollama, ok? Ma eventualmente anche se questo modello supporta la parte di vision, quindi è in grado di riconoscere immagini, ok? Nella fattispecie i miei modelli non lo fanno e quindi usciamo da qua. Io qua ho creato due entry, uno per fare la parte di embedding e l'altra per fare la parte di chatting, ok? Ho sfruttato questi due modelli. Questo è quello che mi piace di più perché è molto, molto versatile per chattare e questo per fare la parte di embedding. Fatto ciò, dobbiamo creare la nostra knowledge base, ok? Quindi voi create qua create knowledge base, gli date un nome e a questo punto io entro in quella che ho già fatto, vi apparirà questa schermata dove andare a inserire, vedete qui, i vostri documenti che avete in locale. Potete anche fare un upload, no, da S3, ma è una cosa che arriverà in futuro. Ma se noi andiamo a prendere i nostri documenti locali, possiamo scegliere sia come file o come tutta una directory. Quindi io qua mi posso prendere il mio documento, lui lo carica e poi cosa succede? Succede che viene messo qua dentro e il documento, magari ve lo faccio vedere perché così almeno si capisce un po' di più. Ne prendo uno a caso, vediamo un po' se ne trovo uno qua al volo, tanto per farvi vedere. Ok, subito ho preso quello sbagliato, scusate. Ok, e vado a togliere questo qui, ok. Lui va a caricare questo PDF. Chiaramente i PDF, come notate, sono di Zabbix, giustamente, perché voglio fare poi delle domande sul contenuto di questi documenti. Qua notate che il documento non è stato ancora parsato, quindi per fare il parsing e farlo riconoscere da Ragflow dovete cliccare qua e lui inizierà il parsing del documento. Però prima di inserire i documenti dovete fare una cosa, dovete andare a configurare qua tutte le informazioni sui documenti che andrete a infilare qua dentro. Quindi per esempio, vabbè, l'immagine, ok, non è importante, ma la lingua sì, è importante, e poi notate qui la metodologia di chunking sui documenti che vorrete poi inserire, ok? Quindi qua potete scegliere la permission per me o per il team,
il metodo di embedding, cioè il modello di embedding, il metodo di chunking. In questo caso ho scelto il modello presentazione, come vedete, ma potrei utilizzarne anche altri e ve le faccio vedere. L'opzione per utilizzare Raptor per migliorare, no, l'analisi del documento, lasciate pure tutto così di default perché è abbastanza buono per iniziare. Vi farei vedere però anche qua, se torno indietro, anche gli altri modelli di chunking. Ok, se vado qua, General, ed è un testo generale, no, semplice, Q&A, e quindi qua vado a fare un Excel o un CSV dove abbiamo domanda e risposta. Anche questo è molto utile come cosa. Resume, quindi il classico application, no? per fare una vostra candidatura. Manuale, quindi un documento che è un manuale, quindi è un mix tra immagini, testi, eccetera. Quindi questo è in grado, Ragflow, di analizzare dati complessi come vedete qua. Quindi torniamo indietro sul mio knowledge base di default. Qua ho messo un insieme di documenti, tutti di tipo presentazione, e una volta processati, come vedete qua, avete un report che mi dice che cosa ha fatto. Ha fatto un'analisi OCR, ha terminato l'OCR, ha fatto il parsing, ha fatto lo slicing dei file, l'embedding, eccetera, fino ad arrivare poi alla fine dove anche fa l'analisi tramite Raptor per andare a orchestrare meglio tutte le informazioni che sono contenute su questo documento. Quindi, come capite, non è una cosa banalissima da realizzare con librerie standard, ok? C'è del lavoro dietro. A questo punto, dopo aver creato la nostra knowledge base, possiamo chattare con questi documenti. E quindi per chattare con questi documenti dobbiamo creare il nostro assistente. Quindi noi gli diamo un nome, per esempio, possiamo mettere un avatar. Vi consiglio di mettere empty response perché se il modello di chatting non trova una risposta all'interno della knowledge base, lui potrebbe inventarsi, no, una risposta, ed è una cosa che non vogliamo assolutamente. Cioè, se non c'è, oh, dimmi, guarda, non lo so, ok? Quindi è meglio di mettere una possibile risposta di questo tipo, così almeno sapete che non sa che cosa dirvi, ok? Poi una specie di messaggio di benvenuto quando entrate nella chat, fammi vedere, no, le citazioni, sì, assolutamente, e poi la cosa più importante, definire la knowledge base, ok? Fatto ciò, però dobbiamo ancora continuare, dobbiamo definire prompt engine, quindi il prompt durante la richiesta di una domanda, ok? Questo è fondamentale nei modelli, ne avevamo già parlato anche nelle precedenti puntate. Avere un prompt di sistema che istruisce il modello di chat per fare una cosa ben specifica aiuta tantissimo per ottenere delle risposte che siano decenti e in linea con le aspettative. Quindi lui già vi propone un prompt fatto abbastanza bene. Poi abbiamo delle soglie di analisi delle risposte che io vi direi lasciate così. Re-ranking model è una feature interessantissima, ma che in questa fase di test, nella versione 07, mi ha dato dei problemi, quindi non l'ho selezionata, ok? Tutto il resto lasciatelo così. Model setting, dobbiamo dirgli quale modello vogliamo utilizzare per interagire con la base di dati. Nel mio caso, Wizard LM2, la modalità di lavoro precisa, ok? Quindi va a settare tutti i parametri di risposta del modello in modalità molto focus, ok? Senza inventare risposte. Detto ciò, confermiamo e quindi mi crea il mio assistente. Io l'ho già creato, come vedete qua, e qua andiamo a fare delle domande, ok? Questa è nuova conversazione, non ce ne sono altre. Io mi sono preparato qua già delle domandine tanto per evitare di scrivere 2 ore. Parto con la prima domanda e gli chiedo: senti, spiegami quali sono i campi che posso trovare all'interno del file di log dello Zabbix, ok? Devo dirvi la verità, ho avuto delle risposte più o meno coerenti, erano giuste, ok? Ma non a volte precisissime, ok?
E quindi è questa, secondo me, la sfida delle soluzioni di intelligenza artificiale con documenti, con i vostri documenti. Cercare di non inventare, non fraintendere e di essere molto specifico ed evitare cavolate, ok? Quindi qua ci dà una risposta. La risposta, come vediamo, devo dire la verità, a sto giro mi sembra corretta, perché come prima entri, ecco qua mi ha messo anche da quale documento ha estratto l'informazione, qua con questi punti esclamativi mi fa vedere da dove le ha presi e devo dire la verità, cavolo, è giusto. Guardate, PID, date, time e information, ok? E qua lui cosa mi ha detto in questo esempio? Mi ha fatto un esempio, mi ha messo il PID, la data, i milliseconds e poi il processo, in questo caso server 1, provide information about the, ok, process number 1, cavolo, è giusto, sono abbastanza scioccato, è giusto. Qua c'è un'altra citazione che va a prendere un altro documento della nostra guida, ok, che va a spiegare alcune altre cose perché poi ci dà delle informazioni qui di seguito. E cavolo, direi che in questo caso live mi ha tirato fuori effettivamente una risposta molto molto precisa, azzeccata, ok, shocking, ok. Andiamo a fare un'altra domanda e andiamo a chiedergli, ok, dimmi quali sono i linguaggi di programmazione utilizzati all'interno dei componenti Zabbix, ok? Qua Zabbix è formato da un insieme di soluzioni, ok? PHP, Go, eccetera. Vediamo cosa mi tira fuori e se non sfarfalla dicendo delle fesserie, ok? C-Language è fatto per lo Zabbix Server Proxy e per gli Zabbix Agent, The Original Agent, giusta osservazione, perché l'Agent 2, infatti, come dice qua, è stato fatto in Go. PHP per che cosa? PHP General PHP Usage, Zabbix Frontend, giusto, JavaScript, Frontend Widgets, giusto, Java Language per lo Zabbix Java Gateway, ok, per fare check di tipo Java, ok, e ha preso le informazioni dal day 1 e dal day 5. Qua ci sono le citazioni anche che sta utilizzando per spiegare meglio la situazione, ok. Direi che non è niente male, ok, assolutamente. Proviamo un'altra domanda ancora, vediamo un po', e gli chiediamo di spiegare le differenze tra Zabbix Agent passivo e attivo. Molti di voi sapranno già quali sono le differenze, ma vediamo se ci aiuta anche a capirlo il nostro RAG Flow, ok? Non è banale, ok, estrapolare questi dettagli all'interno di slide di presentazione, ok? Non è assolutamente facile, non è assolutamente facile anche mettere in relazione tutte queste informazioni ed evitare di sbarellare aggiungendo cose che non c'entrano nulla. Andiamo a vedere Zabbix Agent Passive Mode, the agent listen for incoming connection from the Zabbix server or proxy data, giusto. Does not initiate communication, giusto. Requires that the Zabbix server or proxy has a network access to the monitoring host, giusto, giusta osservazione, quindi lo Zabbix server deve poter raggiungere la gente. The frequency of data collection is controlled by the Zabbix server or proxy, giusto. Passive check are typically used when monitor a large number of items for system with dynamic IP address. Bah, questa, più o meno. Active mode, agent initiate communication to send data to the Zabbix server and proxy, giusto. Agent actively push metric to the server without waiting for a request for the Zabbix server, giusto. Active check can be more resource intensive on the agent side due to maintaining open connection and regular data transmission. Non lo so, qua teoricamente mi dovrebbe dare una citazione, vediamo se riesce a darmela, adesso non so come mai. Ok, non me la dà, si vede che se l'è inventata lui questa citazione. Allora, in generale non è male, ci sono alcune cose che mi lasciano un po' perplesso, mi dà la citazione da questi documenti, però stranamente, ok, qua me la dà, ok, giusto.
Però, boh, questa risposta qui da controllare. Andiamo a fargli l'ultima, andiamo a analizzare e capire quali sono, qual è la data flow, cioè quali sono gli step che vengono fatti all'interno di un'architettura Zabbix per, no, l'analisi dei dati collezionati. Questa non è banalissima come domanda, perché è piuttosto complessa, richiede vari step e lui mi deve semplificare l'analisi di tutte queste informazioni che sono disseminate all'interno della documentazione di Zabbix in maniera decente, dandomi magari anche un dettaglio in più. Quindi vediamo un po': data collection, giusto; data transmission, giusto, perché comunque la devo trasmettere; data processing, quindi vado a fare la fase di pre-processing; event generation, giusto; action execution, giusto; notification response, giusto. Cioè, in generale mi sembra del tutto coerente. Infatti guardate, anche qua mi ha citato la slide dove mostra, no, tutto questo flow. Quindi direi che è un tool veramente, veramente fatto bene. Altra cosa che vi volevo far vedere è l'integrazione con l'API. Guardate qua, chatbot, vado sul mio assistente, quindi io posso aprire un endpoint su questo specifico agente per integrarmelo all'interno delle mie applicazioni. Quindi qua vado a crearmi un APK e poi posso interagire direttamente con il mio assistente per estrarre le informazioni direttamente solo su quella specifica knowledge base. E quindi veramente molto molto interessante anche questa funzionalità. Detto ciò, ragazzi, spero che questo softwareino vi abbia stuzzicato le idee e magari che lo proviate. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io sono sempre alla ricerca di novità, quindi se ne avete qualcuna da testare, volentieri io la testo, perché mi diverto, e spero che vi divertiate anche voi. E per questa settimana è tutto. Un salutone da Dimitri e ci vediamo la prossima settimana. Vi ricordo Zabbix Italia su Telegram, se non siete ancora le persone, degli utenti del nostro canale dedicato al mondo di Zabbix. Un salutone da Dimitri, ci vediamo la prossima settimana. Mi raccomando, pollicione in su se vi è piaciuto il video. Ciao!